Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2026. Lo facciamo seguendo una bellissima struttura che ho preparato per te. Vediamo quali sono tutte le energie e qual è il sentiero affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Andiamo a fare prima tutta una struttura generale, poi andrò a leggerti l'approfondimento sull'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come primo oracolo mettiamo lo spirito che ti visita in questo mese. Come secondo oracolo, la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. Come terza carta, il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Allora, vediamo lo spirito che ti visita. Lo spirito che ti visita è lo spirito che ti permette di guardare l'essenziale oltre ogni maschera, e questo è straordinario. Di guardare oltre quello che appare, sia in qualità di eventi che ti accadono, guardando il significato profondo degli eventi, al di là della maschera stessa con il quale l'evento ti arriva, sia al di là della personalità delle altre persone, no? Come vi insegno sempre, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena il gioco della vita. E quindi cosa c'è dietro la maschera? Dietro la maschera di una persona, che è la sua personalità, dietro la maschera di un evento, magari un evento negativo è mascherato da qualcosa di un risultato positivo, per dirla in questi termini un po' più così. Lo spirito che ti vista è dunque lo spirito della verità, di andare oltre l'apparenza delle cose e delle persone, che è una qualità altissima, sottilissima e potentissima. Ok, vediamo qual è invece adesso la ferita o l'ombra, la paura che chiede ascolto. L'anima gemella. Allora, questa carta mi sta parlando di una cosa importantissima. Ti consiglio in questo mese di riguardare più volte il video Fiamme gemelle, anime gemelle, non il primo che ho fatto, il secondo, dalla Kabbala al buddismo al mito. Allora, secondo il buddismo, ciò che ti è gemellare non è soltanto una persona, è il tuo lavoro gemello, è la tua casa gemella. E nello sciamanesimo ogni cosa che vivi è espressione del tuo amante mistico, che è lo spirito guida, che è l'anima gemella. Sono narrazioni diverse a seconda delle culture. E qua come ferita, come ombra da guardare, questa dell'anima gemella è molto sottile, perché è l'attaccamento a un'idea. La ferita da guardare è l'attaccamento a un'idea di una persona che ti è affine, di non concentrare tutta l'attenzione, perché questa è la ferita, sulla necessità di avere una persona accanto per sentirsi completa o completo. Questa è la ferita che chiede ascolto, di andare all'essenziale delle cose e vedere che tutto ciò che vivi e che hai vissuto era espressione del tuo spirito guida, del tuo amante mistico. Sai la storia di Amore e Psiche? Ve l'ho raccontata bene nel podcast chiamato La mente. Ecco, Fiamme Gemelle e La mente, il podcast, e sono i due podcast che, se stai facendo la pratica dei 21 giorni, ma anche se non la stai facendo, è necessario arrivare a quel tipo di consapevolezza che ti racconto lì e che in parole più semplici ti sto spiegando adesso. La ferita che chiede ascolto è quella di sentirsi completa o completo solo con una persona a fianco. È una bugia.
è una ferita da trascendere, perché ce l'abbiamo, è antica questa ferita, non è tua in qualità di questa incarnazione, è antica, è generazionale. E la paura che rimango sola o solo se non trovo la persona perfetta. Non esiste una persona perfetta. Esiste la perfezione in tutto ciò che vivi. Perché tutto ciò che vivi è emanazione del tuo spirito guida, del tuo amante mistico, dell'anima gemella in termini buddisti. Emanazione del mito di amore psiche. Quindi vedere la perfezione in tutto ciò che vivi e che hai vissuto e anche nelle persone che ti sono state o ti sono accanto. La perfezione rispetto a un disegno. Abbiamo la necessità di dover depersonalizzare la cosa e portarla nel mito per avere la vera guarigione. Ma andiamo a vedere qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Sentirsi benedetti. Questa è una carta stupenda, perché la benedizione in ogni cosa che vivi, nella tua quotidianità, sentirsi benedetti è una percezione che non è opinabile dalla mente razionale, cioè tu sai che è così, ma non lo sai da una prospettiva logica, razionale, mentale, lo percepisci che ti senti benedetta. Questa è la mente trascendente, la mente sottile, la mente poetica, no? Quella che stiamo risvegliando. E quindi lo spirito con questa triade mi sta dicendo che lo spirito, l'essenza dello spirito che ti guida e che ti viene a trovare in questo mese è quello di guardare oltre le maschere delle persone e degli eventi e comprendere che tutto è perfetto così com'è. Quando hai questa percezione, anche i risultati di ciò che ti arriva cambiano, portandoti delle benedizioni infinite. Se tu pensi con questa carta qui al centro, che è la ferita, che solo con una persona tu puoi sentirti completa, è la famosa l'altra metà della mela, che non esiste. Questa è la narrazione che ci hanno raccontato per secoli. E siccome la vita è narrazione, è ciò che tu ti racconti, allora nella misura in cui tu vedi che sei una mela intera e non metà, allora inizi ad attirare o inizi a vedere che intorno a te ci sono delle anime affini con cui condividere la tua interezza, non la altra metà della mela, non la stampella, ma condividere la tua interezza. E quindi ci saranno benedizioni nel farti arrivare persone affini con le quali non condividere un bisogno, non stare con una persona per bisogno, ma stare per condividere la propria interezza. Che si tratti di relazioni intime, che si tratti di relazioni familiari, che si tratti di relazioni amicali. E soprattutto questa carta nella ferita da vedere in questo mese è puntare anche l'attenzione nel realizzare un lavoro gemellare, una casa gemellare, passioni gemellari, passioni in termini di attitudini, talenti. Ecco perché ti ho rimandato al secondo video sulle fiamme gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito, non il primo sulle fiamme gemelle, il secondo, e sul podcast della mente, ok? Andare dritti all'essenziale. Qual è l'essenziale, al di là delle maschere che la tua narrazione ti ha fatto sperimentare fino adesso? Che sono i condizionamenti che hai, che abbiamo tutti. Questo porterà grandi benedizioni nella tua vita come miracolo possibile quotidiano. Ok, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, il viaggio del mese, 7 carte.
Energia generale del mese, l'atmosfera e il clima emotivo. Tu sei piena di fede in questo mese, la stella. Relazioni. Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? In tutte le relazioni. Ti chiede di guardare nella diversità un'opportunità. Comunque adesso le metto tutte e poi ti dico. Terza carta, lavoro, denaro, missione, il lavoro come atto sacro. Cavaliere di denari, meticolosità, costanza. Quarta carta, il corpo, energia e la salute. Cosa ti chiede il corpo per sostenere l'anima? Di non farti carico di pesi che non sono tuoi. 10 di bastoni. Qual è l'evento o la svolta del mese di febbraio? Ah, grande coraggio, qualcosa che ti rafforza. Consiglio sciamanico, come attraversare il mese? Quale atteggiamento interiore adottare? Non dirlo a nessuno, 7 di spade, l'astuzia sacra, ok. L'esito benedizione finale, come esci dal mese? Guarda un po', piena integrazione di lezioni spirituali, piena visione, pieno wow, questa è una lettura splendida comunque. Questo per te è il mese della guarigione sottile, perché la stella mi parla di una luce costante che torna dopo un tempo in cui ti sei sentita o sentito disorientato. Qua è come se l'anima potesse finalmente respirare, questo vedo. C'è una fede ritrovata, fede in te, fede nella vita, fede nel fatto che non tutto deve essere una battaglia, no? Perché la stella come energia di questo mese, come atmosfera, ti chiede di tornare a credere, ma non ingenuamente, con consapevolezza, perché è questo che anima questo mese. Tutto ciò che accadrà ti porterà ad avere la fede, a credere, quindi sono eventi molto belli, capito? E in tutte le relazioni l'amore ti chiede una cosa importante: attraversa i conflitti senza perderti. Perché il 5 di bastoni mi parla di attriti, di tensioni, di dinamiche di confronto a livello relazionale, però sono fatte per chiarire. È come se l'amante mistico qua non vuole un'armonia finta, un faccio stare bene per finta, vuole verità, vuole che tu smetta di mediare a costo di te stessa. Non devi mediare a costo di infrangere la tua verità. E qua mi dice che alcune relazioni potrebbero sembrare più caotiche, però stanno semplicemente mostrando ciò che non può più essere ignorato. L'amore ti chiede di guardare l'altra persona come lo specchio perfetto di potenziamento di tue doti, qualità, capacità e talenti. E qua mi viene in mente l'altro podcast, Magia Pratica Zero, l'amore è il grande segreto, oltre a quello della mente, il podcast della mente, no? Sì. Invece sul lavoro tu sei chiamata o chiamato a una costanza sacra, come ci insegna il Cavaliere di Denari. Perché il Cavaliere di Denari non corre, ma arriva sempre. Febbraio mi dice non sarà il mese dei colpi di scena a livello lavorativo, ma della solidificazione. Perché il Cavaliere di Denari è il lavoro fatto bene, giorno dopo giorno, con rispetto per i tuoi tempi. Quindi qua la missione tua in questo mese nel lavoro è chiara. Smetti di confrontarti con il ritmo degli altri, perché il tuo ritmo è perfetto così com'è. Solo in questo modo ci sono grandi risultati che arrivano con costanza. Ti dico questo parlando del tuo ritmo perché? Perché il corpo sta parlando forte in questo mese. Il 10 di bastoni dice che stai portando troppo. Responsabilità emotive, aspettative, pesi che non sono solo tuoi. Il corpo in questo mese chiede alleggerimento. Non chiede non forza di volontà, ma seleziona. Cioè, che cos'è davvero tuo da portare come peso, come responsabilità e cosa non è tuo. Perché a livello di corpo febbraio ti chiede di deporre i fardelli inutili, prima che il corpo lo faccia al posto tuo, cioè prima che ti viene qualche cosa che non puoi sostenere, capito? Quindi, siccome il corpo
quando parla è manifestazione di una disarmonia psicospirituale, allora i tarocchi ci servono a guardare quali sono i possibili pericoli, tra virgolette, che non sono pericoli, sono avvertimenti, e ti dice che questo mese potresti sentirti di stare portando troppo. Allora fai una selezione. Che cos'è davvero tuo, che puoi assumerti la responsabilità e cosa no. Togliti i fardelli inutili prima che lo faccia il corpo con dei segnali più forti. Chi sta facendo con me le pratiche di yoga sciamanico non c'è alcun problema, perché è il lavoro stesso che fai sul corpo, sulla psiche e sullo spirito che ti fa fare questo. Ok? La pratica dei 21 giorni la trovate qua sotto, la profetica pratica. Io vedo che comunque come evento del mese tu inizi proprio a tenere il centro, inizi a avere padronanza di te. Qualcosa, io vedo che questo mese, qualcosa che prima ti faceva perdere equilibrio, anche perdere il controllo, tra virgolette, adesso viene affrontato con calma, con presenza, con maturità. La forza mi parla, la sezione che evento c'è in questo mese, di un evento o di una presa di coscienza tua in cui tu ti rendi conto che sei più forte di quanto pensassi, però in modo morbido, non aggressivo, capito? La forza mi parla che come evento inizi anche a il coraggio, no? Il coraggio di sentire le proprie emozioni e fare il viaggio sotterraneo senza averne paura, come vi ho spiegato nel video della Kundalini, il secondo rituale erotico della Kundalini. Arriva questo coraggio qui, scatenato o da un evento o da un'intuizione tua, e questo ti porta alla risoluzione di tutto. Esito finale, ricordiamo il Papa. Il consiglio sciamanico per te, questo 7 di spade, è molto interessante, è delicato e importantissimo, perché il consiglio semplicemente è non mentire a te stessa, ma proteggi la tua energia. Non dire tutto a tutti, non spiegarti sempre, non offrire accesso a chi non ha mostrato rispetto per te. Questo è il consiglio sciamanico, perché il 7 di spade è una sorta di strategia sacra. Confini sani, silenzio quando serve, non tutto va condiviso, no, non tutto va chiarito. E che come ne esci dal mese? Con un radicamento spirituale senza precedenti. Perché il Papa è una benedizione profonda. Mi dice come esci dal mese? Tu ritrovi una guida interiore, tu ritrovi un senso, ritrovi una direzione, una direzione estetica più che etica. Qual è la differenza? Ve lo insegno sempre, perché nello yoga sciamanico c'è questa differenza tra etica e estetica. L'etica è la morale corrotta, i condizionamenti che ci hanno reso schiavi. L'estetica è la via della bellezza, la via della natura. La natura ha una morale estetica, se vogliamo dirla così, cioè è sinonimo di sacro, la bellezza della natura, l'estetica della natura è sinonimo del sacro, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. E quindi tu con questo radicamento spirituale tale è come se tu tornassi a casa dentro di te, riconnettendoti a quei valori veri che non sono negoziabili. Cioè tu qua diventi un punto di riferimento, prima di te stessa o di te stesso e poi anche per gli altri. Come esci dal mese, diventi un punto di riferimento per te stessa e per gli altri. E questo già ce lo dicevano gli oracoli, no? Già ci dicevano gli oracoli delle cose interessanti, molto interessanti. Questo mese sei invitata a guardare oltre le maschere, anche quelle romantiche. Qua c'è una narrazione antica da guarire, l'idea di essere incompleta senza qualcuno. Il Papa è completo in sé. L'amante mistico ti ricorda che ogni incontro è sacro, ma nessuno viene a completarti, viene a risvegliarti nella sezione delle relazioni. E quando smetti di cercare l'altro come salvezza, che sia un rapporto di amicizia, d'amore o di lavoro, quando smetti di cercare l'altro come salvezza, tutto diventa una benedizione. Relazioni, solitudini, incontri, separazioni, tutto lavora per il tuo bene.
Quindi febbraio è come se ti stesse insegnando che l'armonia vera non nasce dal compiacere l'altro, ma dal rispettarti. E quando lo fai è la vita che si allinea, capito? Mettiamoci delle specifiche. Molto forte questa stesa, bellissima. Allora, vediamo su quel 5 di bastoni sulle relazioni, di qualsiasi natura, le relazioni, ripeto, adesso l'amore lo analizziamo tra un po'. 5 di spade. E chiaramente il dire vinco io, vinci tu, o tensione nel voler mettere pace, ho ragione io, hai ragione tu. 5-5, nelle relazioni è proprio quest'anima gemella qui, quindi qualsiasi tipo siano le relazioni, no? Non devi compiacere nessuno, non devi spiegarti, devi vedere nell'altro, chiunque l'altro sia, un perfetto attore della tua scena animica. Ma fammi mettere le altre, vediamo anche nel lavoro, cavaliere di denari, 6 di coppe. Il lavoro ti gratificherà molto, perché vedo quel bambino lì, no? È qualcosa che ti richiama a quella sensazione dell'essere bambina o bambino. Fammele mettere tutte però, sul 10 di bastoni, il matto, devi essere più leggera. Devi appesantirti da ciò che reputi tuo, sì, da ciò che non reputi non tuo, no. Più leggerezza ti chiede il corpo, per sostenere l'anima, più leggerezza. Vediamo sull'evento con la forza. 5 di bastoni, 5 di bastoni, 5 di bastoni, 5 di spade, 5, 5 e poi 5 il papa. Sono tutte il numero 555, sono situazioni che possono apparire difficili inizialmente, però dietro c'è altro, come ti dicevo in questa carta, situazioni che possono apparire difficili che hanno un risvolto positivo. 5 del papa. Comunque andiamo a vedere ancora sulla forza, sempre il 5 di bastoni, poi 9 di spade, vedi? E un'altra, infatti non avevo dubbi, l'asso di denari. Un'altra sul 7 di spade, sì, 7, 7, 7 di denari, aver pazienza prima di parlare, non dire tutto subito, abbi pazienza. Sul papa, adesso mi è chiarissimo, guarda, 10 di coppe, il papa diventi un punto di riferimento per tutti quelli che ha intorno, anche per una famiglia spirituale, qua. Si concentrano molto sulle relazioni che sono di qualsiasi natura, di coppia, amicali, lavorative, familiari, quindi non a caso la ferita è sulle relazioni di questo mese. Allora, con il 5 di spade mi dice che ci saranno delle dinamiche relazionali che si baseranno sul chi vince e chi perde. Ma a te l'amore in questo mese ti chiede una cosa precisa: smettere di cercare armonia dove c'è una guerra mascherata. Quindi nella visione sciamanica non tutto va pacificato. Alcune relazioni vanno semplicemente smontate, non aggiustate. Quindi l'amante mistico qui ti dice non sacrificarti per mantenere la pace fuori. Ok? Per quanto riguarda il lavoro, il 6 di coppe mi parla di memorie antiche. Io vedo che può essere o un talento tuo dimenticato, o un sogno lasciato indietro, oppure semplicemente un modo di lavorare più autentico. Ecco, questo mese la tua missione nel lavoro pratico ti chiede di riportare quell'innocenza e quella verità in ciò che fai. Non devi lavorare solo per dovere, non si dovrebbe mai lavorare per dovere, questo nello yoga sciamanico è scritto proprio sulla pietra. Si dovrebbe lavorare per piacere, per servizio. Il servizio ti deve dare piacere, il servizio ti deve dare piacere, ma ci stiamo arrivando. Allora, è proprio questo, non lavorare solo per dovere, ma per fedeltà alla tua anima, sei di coppe. Il corpo è stanco qua perché ha portato dei pesi che non gli appartengono e il matto ti arriva qua come medicina proprio. Lascia andare, alleggerisci, smetti di essere responsabile di tutto. Il corpo ti chiede movimento libero, respiro, gioco, imprevisto. Sciamanicamente devi uscire dal sentiero battuto
per tornare a sentire la vitalità. Ecco perché ti dico, la creatività dello yoga sciamanico, chi sta facendo con me le pratiche yoga sciamanico, anche nei 21 giorni, è perfetto così. L'evento svolta qua è interessante, questa è una svolta potente, ci ho tenuto a chiarirla con 3 carte. Allora, c'è una situazione che genera conflitto, 5 di bastoni di nuovo, che genera ansia, paura, pensieri ossessivi, 9 di spade. La forza ti insegna a non reagire più da vittima a questo, perché l'asso dei denari ti dice da questo caos nasce una possibilità concreta nuova. La svolta in questo mese avviene quando smetti di combattere, smetti di combattere fuori delle dinamiche che non esistono fuori ma sono dentro di te, e il nuovo inizio inizia quando tu inizi a domare la paura, non quando la elimini. Ripeto, sciamanicamente parlando, chi sta facendo il lavoro sciamanico con me, questa è una bomba. Cioè, lo fai così, come respirare. La mente non può essere fermata, è come per dire fermi il cuore, muori. Cioè, nel senso, la mente può soltanto essere trascesa e portata al proprio servizio. E facendo questo lavoro generi un'opportunità importante sul piano concreto. Come consiglio sciamanico gli spiriti sono chiarissimi qua. Proteggi la tua energia, 7 di spade, e abbi pazienza. Non forzare i tempi, non pretendere risultati immediati. Qual è la strategia sciamanica? Scegli cosa nutrire. Osserva ciò che cresce. Smetti di dare energia a ciò che non risponde. Quindi silenzio e attesa consapevole e selezione. E dopo tutto il grande lavoro interiore tu ritrovi una pace emotiva vera, di gioia condivisa, appartenenza, senso di famiglia dell'anima, non più relazioni basate sul bisogno, ma sulla comunione. Quindi mi dice che vai a integrare perfettamente questa ferita. Non tutto il conflitto va mediato con gli altri, laddove non c'è soluzione ferma. Non c'è soluzione esterna, credi tu che non ci sia, perché se lavori all'interno, l'esterno cambia e si modula, no? Il passato diventerà una risorsa, il passato a livello pratico. Il corpo vuole libertà, dalla paura nasce il nuovo, la pazienza è potere. Sono potente perché sono paziente. Questo è il tuo mantra. E la vera felicità arriva quando sei allineata ai tuoi valori. E quando questo accade, la benedizione non è più cercata, ti trova. Ok? Wow, grande stesa, eh? Ok, adesso ragazze e miei ragazzi passiamo a vedere cosa succede nella relazione a due, nell'amore. Allora, andiamo a vedere adesso, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, cosa accadrà nell'amore, no? Visto che ci hanno puntato tanto sulla relazione con l'altro, sull'amore, e tu che sei il segno della dominata da Venere, dominato da Venere, di quell'equilibrio, di quell'armonia che ritroverai in questo mese su una visione ancora più alta con quel Papa che abbiamo visto. Ma andiamo a vedere adesso cosa accadrà nell'amore per te, nell'amore con l'altro. Come vanno a stare i miei ragazzi della bilancia a febbraio? E c'è un bellissimo asso di coppe qua, bellissimo. Qua c'è amore, eh? 2 di denari. Uè, 10 di coppe. Ma, cioè, è stupenda questa lettura. È stupenda questa lettura. Mi parla chiaramente che l'amore trabocca per te questo mese. È un amore equilibrato, mi parla il 2 denari con le carte al lato.
è un amore in equilibrio, proprio in virtù di tutto quello che abbiamo detto prima. È un amore sano, in equilibrio. Il 10 di coppe si ripete anche nell'altra stesa. Mi parla di un amore condiviso, un amore a tutto tondo. Può essere una nuova opportunità, ben aspettate sono le nuove opportunità, però da una prospettiva più ampia, più alta, un'opportunità che non ti fa perdere più il centro, ma mette in equilibrio le parti, sai danzare nelle tue cose personali, nella relazione con l'altro, senza lasciare che l'altro prosciughi, mi spiego. Il 10 di coppe mi parla di una perfetta e bellissima complementarietà, un amore condiviso, amore familiare, amore. È bellissima questa stesa. Vediamo chi è che ti viene incontro, vediamo. L'energia dell'altro fuori da te, dello specchio, no? Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Qua abbiamo la torre. Abbiamo 10 denari. Abbiamo il paggio di spade. Questa è una persona, non è una persona qualunque, non è mai una persona qualunque. Qua parliamo di una persona che ha sofferto l'inverosimile. Ora che tu la conosco o meno, ti leggo il profilo energetico. Cos'è la torre? La torre arriva quando, e a questa persona è arrivata il momento in cui tutto ciò che si era costruito, tutto ciò che aveva immaginato, tutto ciò che aveva creduto è crollato. Quindi abbiamo una persona che viene da una crisi profondissima e quindi questo è degno di nota. Una persona che ha toccato il fondo, una persona che allo stesso tempo ha imparato a risalire. Infatti abbiamo i 10 denari. È una persona che è pronta a darti tutto. Però prima osserva, paggio di spade, sorveglia, osserva, è una persona che si è ricostruita poco a poco e prima di darti tutto ciò che ha costruito, osserva, vigila, ti osserva. Non è che non si fida, è una persona molto curiosa, molto aperta. L'esperienza gli ha dato tanto come consapevolezza. Quindi sorveglia, aspetta, forse ci sono anche delle situazioni familiari che sta sistemando questa persona o nel suo intorno, no? Però è una persona di valore, è una persona di valore qua. Osserva, ti fa delle domande, c'è questa energia, una persona molto curiosa che fa delle domande sulla base di ciò che lo muove dall'interno. Non è una persona che arriva così leggera, è una persona che arriva da una rottura emotiva, che può essere una rottura con te, una rottura che ha avuto nella sua vita, un crollo che ha avuto. È come se tu ispirassi così tanta fiducia a questa persona che, perché la tua fila è una fila di grande amore, no? Qui di grande espressione, di grande darsi, del vero amore, del darsi, dell'offrirsi, della bellezza. Quindi è come se tu insegnassi a questa persona qualcosa di importante, anche senza parlare o senza dire, capito? Che ha a che fare con quella morbidezza. Tu dai a questa persona la capacità di essere più morbida, più flessibile con se stessa, capito? Vediamo un po' alla fine cosa succede nell'amore per te. Regina di denari. Infatti tu stai nel tuo regina di denari, paggio di denari e paggio di bastoni. Ben aspettati sono i nuovi incontri per i single, più di una persona. Guarda, la tua vita sentimentale qui è bellissima. Ti vedo nel tuo regina di denari, che tu sia uomo o donna non importa, eh. Ti vedo con quella capacità di nutrire te stessa, di saper nutrire te stessa senza che l'altro sia la tua stampella. Quindi è proprio una visione integra che vedo di te, no? Quindi in questa visione, in questo castello tuo dorato meraviglioso, ci sono queste due figure, o questa è una stessa figura che porta queste energie qui. Abbiamo l'energia del paggio di denari, che è una persona che propone, una persona che propone facciamo questo, facciamo quest'altro, con grande entusiasmo. Paggio di bastoni, è una persona curiosa, molto attratta da te,
è un inizio, sono degli inizi questi, no? E può essere, ripeto, o una persona o due persone. Se sono due persone, vedi una persona che è più simile a te, come Regina dei Denari, con l'energia che sta incarnando adesso a livello pratico, un'altra persona che ti stuzzica per il suo modo di fare, di essere giovanile, gioviale, anche un po' eccentrica, ma non molto eccentrica, e sensuale, divertente. L'altra persona un po' più pratica, più pragmatica. Se sono due persone. Allo stesso tempo ti dico, l'energia con la quale tu vai a specchio è un'energia di qualcuno che ha subito un crollo emotivo ed è rinato e prima di fidarsi ti osserva e poi vedo che fa, ok? Tu sei, come per dire, l'archetipo femminile, anche se sei uomo, che rispecchia la stabilità, che rispecchia la coerenza in se stessa, la virtù in se stessa, la nobiltà in se stessa. È come se tu li facessi da esempio. Questo è il tono energetico. Però qua, con questa stesa sull'amore in particolare, dalla ferita che era sulle relazioni, appunto, con le anime gemelle, Regina, i vari cinque che abbiamo visto, è come se tu avessi questo mese fosse proprio l'impronta di ciò che vai a incarnare, della integrità in te stessa o in te stesso, senza più dipendere dall'approvazione altrui. Capito? Ed è bellissimo questo, sì. Vediamo adesso cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto all'info box, ok? Vediamo. E ho saltata da sola. Sto affrontando tutte le mie paure. Cosa ti ho detto qua? A volte basta mettere i miei oracoli per capire tutto. Però i tarocchi, voglio dire, sono bellissimi. Le mie paure sono paure di fidarsi, no? Ma tu nella tua regalità non hai fretta, vedo qui. È una persona che affronta tutte le sue paure, grazie all'esempio che tu gli fai. Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensarci. Questo più che altro quello che questa persona dice a te, perché io ti vedo a te con questa energia di tranquillità, di serenità, di pacatezza, di goderti momento per momento, essendo tu però la regina o il re del tuo regno, capito? Quindi tu è come se invitassi questa persona e gli dicessi tu sali, non pensarci, a poco vediamo che succede. Mentre vedo questa persona con i paggi che è più vogliosa di conoscerti, di fare, di esplorare, no? Cos'altro? E questa è una carta interessantissima. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora, qua ci sono due persone, o comunque sia, può essere una dualità interna, non necessariamente palesata all'esterno con un'altra persona, no? Fatto sta che quello che emerge da questa lettura, e quindi quello che emerge per te in questo mese, è quella necessità di incarnare il benessere tuo autentico prima di condividerlo con l'altra persona. Il benessere tuo autentico è che tu sai darti autosoddisfazione personale, sai nutrirti e sai nutrire. Perché sai nutrire? Perché sai nutrirti prima di tutto. Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che laddove c'è una certa dualità, se qualcuno ha una dualità o tu puoi avere una dualità, la necessità è quella di incarnare il benessere emotivo, il radicamento. Quindi se abbiamo due femminili fuori o due maschili fuori, ci sono due maschili o due femminili che rispecchiano un'unica essenza dell'anima. Quindi può esserci una persona che sta con un'altra persona e sta impazzendo perché tu incarni quello che questa persona vuole incarnare, che è la solidità, la stabilità e il volersi bene. Io credo che sia più questo. Qua parliamo di una figura, ti penso anche che quando sto con lei sto impazzendo, che vibra in questo tuo campo energetico. Quindi cosa vuol dire? Che laddove si fanno le cose per vero cuore e vera passione si vince. Se invece si sta in una zona comfort con la paura di non scegliere, di non decidere, allora si impazzisce, questo è il senso. Quindi o tu o l'altra persona potete vivere questa ambivalenza. Non a caso c'era la ferita delle relazioni, 5 di bastoni qui, tensioni con situazioni esterne che rispecchiano le tue tensioni interiori,
Però io vedo che al di là di questo, che ci stanno raccontando i fatti, quello che può avvenire o intercorrere in questo mese, vedo che tu vivrai un grande senso di appagamento emotivo proprio perché hai imparato a goderti da sola, a nutrirti o da solo e quindi a nutrire, capito? Wow, vediamo un po' cosa rappresenti per questa persona, oltre a questo archetipo femminile molto incarnato, pragmatico, concreto. Vediamo, anche se sei uomo, ripeto, eh. La comunicazione, essere diretta, essere chiara e soprattutto in amore avverrà questa comunicazione. Perché qua c'è qualcuno, io credo che sia dall'altra parte, no? Con questo paggio di spade, che in famiglia, può essere anche una figlia, un figlio, capito? Questo sto con lei, sto impazzendo. Sei tu che insegni a questa persona a volersi bene e a scegliere secondo il suo cuore. Questo è il senso di questo incontro. Comunicando, no? Essendo, cos'è la comunicazione? Non è soltanto le parole in sé, è il tuo modo di essere, di comunicare, di essere, questo quinto chakra ehm, in azione, capito? Cos'altro rappresenti per questa persona? La sua fortuna, la sua fortuna. Molto molto bella questa stesa, molto bella. E adesso, per incarnare tutta l'energia di questo mese, vediamo cosa ci raccontano le carte del drago immaginale e ci daranno anche il rituale della buona riuscita per te. Non a caso ti ho detto che sull'amore, innamoramento, questa è una carta potentissima. Ci sarà un evento in cui tu ti innamorerai in questo mese o tornerà l'amore nella tua vita. Ma questo innamoramento è ad ampio raggio, non è solo per una persona. Abbiamo la ferita sulle anime gemelle, ricordiamo, quindi laddove c'è la ferita c'è anche la soluzione, è quello che si risolve in questo mese, su quell'aspetto. Questa carta ti dice che succederà qualcosa che ti permetterà di innamorarti. L'innamoramento è una fase della vita che ti fa passare oltre la mente razionale. Ma non ti innamori soltanto di una persona, se non ti senti innamorata, ti dice questa carta, innamorati. Innamorati di un progetto, di qualcosa e chiedi all'oggetto del tuo innamoramento di darti quelle qualità che vedi in quella cosa. Adesso ti leggo questa carta perché è bellissima, veramente bellissima. E sono dei rituali, lo so, molti di voi, migliaia, già l'avete fatto il rituale dell'innamoramento con risultati stupendi. Adesso ti leggo questa carta. Numero 7. Eccola qui, l'innamoramento. Allora ti dice, essere innamorati è uno stato d'estasi e sempre l'estasi porta oltre la mente razionale. Consente all'umano e alla divinità di avvicinarsi. Il risponso del drago è questo. Ti trovi in una situazione molto bella in questo mese. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo nelle tue emozioni. E adesso ti do il rituale. Il rituale per la buona riuscita. Nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente. Qual è questo Dio potente? Il Dio Eros, amore. Contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale rivolgendoti all'emozione stessa. Riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te.
La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te le possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità o spiriti nelle forme naturali. Erano tali in verità anche per gli antichi e sotto questa forma sono conosciute anche in alchimia e nella psicologia immaginale. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. O se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio, esiste per permetterci di creare oltre noi stessi, unendoci a possibilità, doti e talenti che risiedono in noi in modo ancora inespresso e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è un rituale potentissimo e ve l'ho spiegato bene di come succedeva a me nel video Magia Pratica Zero, no? Con la persona di cui ero innamorata all'epoca. Quindi è una stesa stupenda, va bene? Mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, praticate e realizzate i vostri più grandi obiettivi e soprattutto innamoratevi. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!